Buonasera, Cesena. Buonasera Thank you so Cesena, much for having me. grazie per avermi invitato. Sono Mathis Wackernagel, sono il presidente del Global Footprint Network in California, Svizzera e Bruxelles. Switzerland and Brussels. And I would like to tell you a little bit about Mi piacerebbe parlarvi un po' del futuro della mobilità. In passato era piuttosto diverso. Il mio progenitore è andato a piedi da Berlino, la città da cui proveniva, nel 1848, alla mia casa a Basilea, in Svizzera. È dovuto andare a piedi. Quello era l'unico modo per spostarsi da una città all'altra. Quindi si è trasferito a Basilea e non è mai tornato indietro. Ecco com'era. Sono cresciuto a Basilea e poi ho avuto la possibilità di ottenere una borsa di studio per gli Stati Uniti e sono volato lì. Da allora non faccio altro che volare avanti e indietro, quindi la mia esperienza di mobilità è totalmente diversa, ma se tutti vivessero come vivo io, ci vorrebbero 12 pianeti, come il pianeta Terra. Quindi non è possibile. Ci aspettiamo che nel 2050 forse ci saranno più persone sul pianeta e non è poi così lontano. Se le persone che oggi si trovano a finire il liceo avranno circa 56-57 anni nell'anno 2050, quindi non è molto lontano. Come riusciremo a spostarci considerando che il consumo di risorse che abbiamo oggi semplicemente non è replicabile in tutto il mondo? Questa è la grande sfida. Ora, fortunatamente ci sono grandi opportunità lì fuori. Se prendiamo in considerazione due città estreme, la prima Houston negli Stati Uniti, una città dallo sviluppo incontrollato, lì c'è bisogno della macchina anche solo per andare a comprare un po' di latte o il giornale, se esistono ancora i giornali negli Stati Uniti. Non si può camminare. Non ci sono marciapiedi a Houston. Ecco perché diciamo che le persone non hanno realmente capito Apollo 13. Quello che gli astronauti dicevano realmente è: Houston, abbiamo un problema, perché ci vogliono così tante risorse per vivere a Houston. Dall'altra parte, prendiamo una città come Siena, per esempio, che ha vietato il passaggio delle auto nella maggior parte delle aree già negli anni 70. È una città del Mediterraneo, molto densa. A Siena ciascuno utilizza risorse 3, 4, 5 volte meno di quelle di cui ha bisogno una persona che vive a Houston. E se me lo dovesse chiedere, preferirei di gran lunga vivere a Siena piuttosto che a Houston. Quindi, qual è il futuro del trasporto? Si tratta della mobilità. A noi piace muoverci, ci piace essere attivi almeno 45 minuti o un'ora al giorno per spostarci. Ecco perché le persone guidano anche se non ce n'è bisogno negli Stati Uniti. Per esempio anche solo per 45 minuti, perché amano spostarsi. Allora lo spostamento deve indirizzarsi verso il trasporto a piedi e in bici. Io vado a lavoro in bici tutti i giorni, è la parte migliore della mia giornata, quindi non peggiora la qualità della nostra vita. E come appaiono il trasporto o la mobilità del futuro? Io immagino una città che assomiglia un po' a Parigi, come se dovessimo batterli. Una città piena di vita, non troppo grande, forse solo la parte interna di Parigi, forse massimo 1 milione di abitanti per città, per tenerli molto operativi e a vivere in maniera integrata. Una città dove si vive e lavora in aree simili e per lo più senza auto. Dunque, immaginate, Parigi sui risciò elettrici. Non sarebbe un posto meraviglioso dove andare? Mi piacerebbe vivere lì. Ho diverse opinioni in merito, quindi come può cambiare questo futuro nemmeno tanto lontano? Da un lato abbiamo il problema del cambiamento climatico, che se lo prendiamo seriamente e seguiamo il leader del mondo a mantenere il clima entro il limite di 2 gradi Celsius, questo vorrebbe dire che dobbiamo uscire dai combustibili fossili molto, molto velocemente e la gran parte della mobilità, che non sia a piedi o in bici, si basa su combustibili fossili economici. Ora, senza i combustibili fossili sarebbe più costoso spostarsi e non potremmo andare così lontano e così velocemente come facciamo oggi, che possiamo volare ovunque. Come per le urbanità europee, molti di loro possono semplicemente saltare su un aereo, che non sarà più disponibile, ma la vita potrebbe non essere meno bella. Intendo dire che possiamo sempre prendere i treni, che hanno bisogno di meno energia degli aerei, per esempio, oppure in bici, si può andare molto lontano. Ci vuole di più, ma si vedono molte più cose. Dunque la vita non deve diventare più cupa assolutamente in un futuro
guidato con meno combustibili fossili. Ora, ciascuno di noi potrebbe anche decidere di utilizzare sempre più combustibile fossile. Il problema è che il combustibile fossile è una risorsa limitata e non si tratta solo del fatto che lo stiamo finendo. Ce n'è molto nel suolo, ma prelevare petrolio dal suolo sta diventando sempre più difficoltoso. Ecco perché andiamo in oceani molto profondi a trapanare, perché sta diventando sempre più difficile trovarlo. E non è nemmeno solo la difficoltà di trovare il petrolio, ma le energie che occorrono per prelevarlo. Nei giorni ormai lontani, quando il petrolio è stato scoperto per la prima volta, bastava scavare una buca e il petrolio già veniva fuori. Così forse si avrebbe indietro 10 volte più energia per ciascuna unità di energia che mettiamo per prelevare petrolio dal suolo. Oggi è piuttosto diverso. Oggi ce ne vogliono circa 15 e si hanno indietro solo 15 unità di energia per ogni unità di energia che mettiamo per prelevare petrolio. E il rapporto non fa che peggiorare. Già con le sabbie bituminose il rapporto è di 1 a 3. Questo vuol dire che più difficoltoso diventa prendere energia, più diventerà costoso e meno disponibile nell'immediato. Nello stesso tempo, dovremo affrontare il problema del cambiamento climatico, il che non solo vuol dire che il clima sarà più caldo, ma anche che i regimi delle precipitazioni si sposteranno e che la produzione agricola in molti posti del mondo sarà ancora più in pericolo. Dunque, se non scegliamo di essere saggi e non ci discostiamo presto dai combustibili fossili, a causa del cambiamento climatico, saremo costretti ad allontanarci e avremo meno ecosistemi sani disponibili che ci forniscano altri tipi di energia. Quindi sono favorevole ad un allontanamento immediato, non quando sarà troppo difficile farlo. Good. Buonasera.